29 luglio del 2024, ben ritrovati a tutti. Obbligo di riscatto, prima di questa settimana con Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Con un nuovo acquisto in pectore, quindi con Pavlovic che è lì proprio per diventare un giocatore del Milan con un accordo ormai trovato con il Salisburgo a 18 più bonus che arrivano ai classici 20 milioni per il difensore centrale mancino che arriva a completare la batteria dietro. Questa è la notizia principale, poi adesso nel resto della trasmissione raccontiamo il resto della compagnia, Henry, ma insomma, dobbiamo soffermarci su quello che è il colpo fatto, ovvero Pavlovic che arriva per 18 più bonus. Sì, è arrivato l'irrigo praticamente anche di Fabrizio Romano, che è una sorta di sentenza, no, ormai nel mondo odierno del calciomercato, quindi direi che ci siamo. Prima di addentrarci su Pavlovic, io chiedo il like oggi, fatelo per il direttore, perché tra un po' parliamo anche di Emerson Royal, no, che è altrettanto molto vicino, molto vicino. Quindi oggi il like per arrivare a 1000, 1500, non mettetelo per me, mettetelo per lui che dovrà andare a prenderlo pure a Malpensa, farci visite mediche. Quindi mettete like, iscrivetevi e lasciateci un commento. Detto ciò, torniamo su Pavlovic. Poi ti lascio Bravo. parlare di Verso. Beh, è un difensore che serviva, finalmente abbiamo il difensore mancino, Mm. che è un po' di anni che lo cerchiamo e soprattutto un po' di anni che non ce l'abbiamo, forse da Romagnoli non ce l'abbiamo, non vorrei dire una Sì. castroneria, però più o meno, e va a completare un reparto in attesa di capire anche magari quello che può succedere con Malick Thiaw, però prendiamo il reparto attuale come è adesso, completa un reparto che già cioè già Tomori e Kalulu come diciamo, non dico coppia titolare, ma quasi, ha un Matteo Gabbia che viene da 6 mesi molto importanti, calzarli, Malick Thiaw che speriamo si riprenda al 100% da tutti i problemi fisici che ha avuto e anche i problemi direi tattici che ha avuto nella Mm. scorsa stagione con Pioli, e appunto Pavlovic che a questo punto con il passare del tempo capiremo a che livello si metterà, no, di queste gerarchie, se pronti via va a fare il titolare, se invece magari inizia in sordina e poi magari col tempo può diventarlo, se è semplicemente una delle primissime alternative, insomma lo capiremo credo col tempo questo, fatto sta che è un investimento importante, è sempre più o meno la cifra che stiamo spendendo in questi ultimi tempi per i giocatori, però l'importante è che inizino ad arrivare i giocatori stessi, perché Mm. 29 di luglio è veramente tardi, cioè tra 2 settimane abbondanti inizia il campionato. Quindi bisogna correre, bisogna chiudere i giocatori che ci servono. Io metto sempre la lente di ingrandimento su Fofana o comunque sul mediano perché alla fine è il nodo principale di questo calciomercato una volta fatto l'attaccante con Morata, e quindi bene Pavlovic, bene operazioni di contorno, per carità, però bisogna andare anche a chiudere il centrocampista centrale. Questa è Gazzetta di oggi, il diavolo si scatena, Pavlovic accorda 20 milioni, anche Emerson è a un passo. Ehm, Perché soprattutto è successo che nella nottata di sabato-domenica Florenzi si è rotto i legamenti e quindi torna in Italia, verrà operato, il Milan perde un terzino che tra l'altro ricopriva entrambe le fasce, poteva anche essere impiegato un po' a centrocampo, come ci ha fatto vedere Fonseca, insomma, perde un giocatore polivalente e quindi è rimasto scoperto in quella zona. Va a stringere quindi per Emerson Royal e vediamo se arriverà già in questa settimana l'accordo finale intorno ai 15 milioni per questo difensore. Comunque per Florenzi sfortuna incredibile, Mm. con Fonseca, cioè io non so se sia appunto il connubio, però la prima volta a Roma sappiamo quello che è successo. La seconda sembrava in realtà iniziata bene, no, perché l'ha impiegato tanto sia da terzino che in mezzo al campo, Fonseca sembrava essere, diciamo, poter essere un giocatore importante, e invece è arrivato questo brutto infortunio e ovviamente mandiamo un abbraccio ad Alessandro perché non è mai semplice affrontare questi No. infortuni, soprattutto anche al punto in cui è lui di carriera, no, che
non è più un ragazzino che dice: "Vabbè, mi riprendo tutta la carriera davanti". Quindi ecco, è un peccato. Questo porta a spingere per Emerson Royal. Un giorno capiremo, spero. Cioè, un giorno capiremo il senso di prendere Emerson Royal. Ce lo spiegherà il campo, nel bene e nel male, insomma. Mi auguro che saremo qui a dire: "Ma vi ricordate quando non lo volevamo? Ti ricordi Simo quando tu gli dicevi peste e corna a Emerson Royal?" La mia speranza è che saremo qui tra 2, 3, 4, 5 mesi a dire questo, cioè a parlare di un giocatore che sta facendo benissimo e che abbiamo tutti preso una cantonata incredibile quando eravamo scettici e anzi quasi ironici sul suo arrivo, no, fatto sta che questo passa il convento, passami il termine, quindi Mh. ci faremo andar bene Emerson Royal. Sì, no, vabbè. Però lo devi Niente. allora io capisco che tu non vuoi sbilanciarti, ti vuoi mordere la lingua, però è un giocatore che ogni probabilità diventerà un giocatore del Milan, Ma no, infatti e quando quindi diventerà giocatore del Milan ci penserò, ma lasciami ancora qualche giorno così boh, nel limbo. vabbè, Lo ripeto per la 500ª volta, non ho mai fatto questo discorso per nessun acquisto vero o potenziale del Milan. Una volta lasciatemelo, avrei evitato volentieri, a qualsiasi cifra o quasi, soprattutto a 15. Andiamo sul resto che è meglio. A proposito di centrocampo, lì bisogna capire quante porte girevoli ci sono, perché per arrivare a Samardžić, che comunque è un'idea vera e propria, bisogna far uscire qualcuno, anche a livello numerico. Bisogna far uscire un giocatore che possa essere magari in parte simile all'entrata di Samardžić. Gli indizi potrebbero condurre ad Adli, ma Adli in questo momento ancora non ha deciso se aprire una cessione, soprattutto aprire una cessione per un campionato magari di secondo piano come quello arabo. Quindi qui siamo un filino più in alto mare, però dipende tutto da un'uscita in realtà, quasi più che un'entrata. Quindi dobbiamo monitorare e aspettare. Per il resto è un po' andata in secondo piano la seconda punta, ma in realtà era quello che avevamo detto qualche tempo fa, ovvero non è un discorso di luglio, è un discorso di agosto inoltrato l'altra punta, quindi tocca anche qui aspettare, nel mentre chiudere Pavlovic, Emerson Royal e provare a chiudere il mediano per poi nella seconda parte di agosto o giù di lì fare l'altro centrocampista e l'altra punta. Questo è più o meno il cronoprogramma, magari accelerando un pelino, non farebbe eh, schifo, ma è il più o meno è programma che questa l'idea. avevamo è il programma che avevamo, no, più o meno pronosticato qualche giorno fa, una settimanella fa, no, cioè chiudere entro agosto Pavlovic e la speranza era anche il mediano e poi dedicarsi appunto nel mese di agosto alle operazioni di contorno, che potevano essere appunto Emerson Royal, il centrocampista più di qualità, no, esce uno, entra uno e il secondo attaccante. A quanto pare abbiamo invertito il mediano con l'operazione di contorno del terzino e okay, quindi entra Pavlovic, entra con grandi chance Emerson Royal, e che cioè io ve lo ripeto, il 17 di agosto c'è Milan-Torino e ad oggi giocheremmo con Reinders e Bennacer? Quella partita? Sì, sì, probabile. Se Reinders si rimette in ritmo rapidamente, Eh. sì. Io non sto dicendo che non va Avrà bene, un paio di settimane di lavoro, non di più. però se stiamo cercando Fofana da mesi e mesi, Fofana o non Fofana che sia, per quella partita lì sarebbe stato bello avere un giocatore con quelle caratteristiche, visto che lo stiamo cercando dall'inizio del mercato. Speriamo che questa cosa diciamo non influenzi troppo le prime partite, però, è il 29 di luglio e il mediano non c'è. Quindi siamo arrivati forse un po' lunghi coi tempi su quel ruolo lì.
Ma il problema è che quello che pensavamo di fare, cioè sfruttare la possibilità di avere un anno solo di contratto su cui far leva e la volontà del ragazzo, al Monaco per ora non pesa questa situazione, quindi tiene alta l'offerta, forte anche magari di qualcuno che ogni tanto nell'orecchio gli bisbiglia che un'offerta importante la potrebbe fare, come dalla Premier o da altri campionati, e quindi per ora non abbassa. Se si vuole prendere il giocatore subito, almeno 20 bisogna metterli in questo Eh. momento. Se vuoi tirare la corda e aspettare e sperare che poi tra 10 giorni, che so, il Monaco inizia davvero a abbassare le richieste, e devi aspettare. È molto semplice. Chiudiamo, Enrico, con il resto della situazione, ovvero niente vacanze, la punta oggi negli USA da Fonseca, qua si parla di Camarda, Salma che resta Oh, per bocca di Fonseca. Poi, insomma, il mercato chiude quando chiude, non eh. chiude il 29 luglio, ma chiude tra un mese. Però Fonseca ha detto che gli piacerebbe tenersi Salma Kerr. Ora, la mia domanda è, Mandò lo piazzo? Ma A non per Jolly. Salma Kerr, cioè nel senso io me lo terrei volentieri, sia ben chiaro. Sì, ma Salmaker ti deve fare il jolly che ti dà una mano in un certo tipo di partite. È ovvio che i titolari sono Pulisic e Leao, però al 60°, oltre a mettere Chukwueze o Okafor, insomma, se devi recuperare e quant'altro, io metterei dentro Salmaker. No, Per ma sono d'accordo. Sono 5 per 2 posti, quasi. Non lo so, magari qualche uscita si farà comunque, ma magari non è Salmaker il giocatore che si vuol far uscire. Mi viene da No, infatti, pensare. quello ci può stare. Ma io infatti farei così. Mi terrei un giocatore diverso piuttosto che Esatto. tutti simili. Però Quindi questo... Mm? fatto sta che a me non poi sono problemi di Fonseca, tra virgolette, come metterlo, quando metterlo, perché metterlo, in Ah, che certo. ruolo, cosa dirgli, eccetera. Però, cioè, se hai visto il precampionato del Milan, ma ti direi, te lo allargherei a se hai visto la stagione del Bologna, ma te lo posso allargare anche volendo a se hai visto anche a quel, no, magari non troppo, però quel qualcosa di buono che Salmacher aveva fatto anche al Milan ai tempi. È difficile vendere un giocatore del genere, cioè perché ti dà una soluzione diversa, non migliore o peggiore, è diversa. È Mm. ovvio che devi andare a vincere la partita, non metti dentro Salmacher, metti dentro Chukwueze dalla panchina, devi recuperarla, magari non metti dentro Salmacher, devi gestirla, ti serve più qualità, ti serve più pulizia, ti serve più corsa, ti serve più sacrificio, metti dentro Salmacher. Direi che è un giocatore molto situazionale che però ti può dare una mano enorme. Secondo me ti può dare una mano più rispetto a quella che ti possono dare altri giocatori, ecco. Chiudiamo riportando questa che è una notizia di Fabrizio Romano, ovvero un interessamento con, tra l'altro, trattativa con il Verona per Alfagio, credo che si dica. Alfagio? Sì, del Verona 2006, siamo in battaglia con l'Atalanta, ma insomma, vediamo se questo ragazzo può arrivare a fare un po' di qualità anche per il Milan futuro di Daniele Bonera. Harry, grazie. Ciao, buona giornata, mi raccomando il like per il direttore, che sapete che deve andare a prendere Emerson Royale, quindi. Guardate, se riuscite a chiudere entro il weekend prossimo, io parto per il mare. Saluti, in tutti i sensi.